Il verbo dare è uno dei primi verbi che si imparano quando si comincia a studiare la lingua italiana. Sicuramente conosci il significato di dare, ma forse non sai che questo verbo si usa anche in tantissime espressioni idiomatiche. Nel video di oggi ti insegno 5 espressioni usate tutti i giorni dagli italiani che contengono il verbo dare. Ciao a tutti, io sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e in questo video ti insegnerò 5 espressioni idiomatiche con il verbo dare. Ti ricordo che nella descrizione del video troverai un file in formato PDF con il riassunto dei contenuti della lezione di oggi. Cliccando sul link potrai scaricare il documento in PDF che contiene non solo le 5 espressioni di oggi, ma altre 5 espressioni bonus, più esercizi e altri materiali utili per non dimenticare quello che imparerai oggi. Iniziamo dalla prima espressione, dare una mano. Dare una mano a qualcuno significa aiutare qualcuno. Do sempre una mano a mia nonna quando deve fare la spesa. Do sempre una mano a mia nonna quando deve fare la spesa. Come puoi vedere, in questa espressione, ma anche nelle altre che vedremo nel video di oggi, dobbiamo fare attenzione a coniugare correttamente il verbo dare. Il verbo dare è l'unica parte variabile dell'espressione. In questo caso la coniughiamo alla prima persona singolare perché io do una mano a mia nonna. Credevo che la medicina mi avrebbe dato una mano a guarire velocemente, ma sto ancora male. In questo caso ho coniugato il verbo dare al condizionale passato, usando la famosa struttura del futuro nel passato. Se vuoi una lezione su questo argomento, scrivilo nei commenti e la preparerò per le prossime settimane. Come puoi vedere, anche in questo esempio il significato di dare una mano è sempre aiutare. Passiamo alla prossima espressione, dare i numeri. Questa espressione può assumere un significato leggermente diverso a seconda del contesto, a seconda della situazione. Può significare impazzire, diventare matto, ma anche semplicemente arrabbiarsi o dire qualcosa senza senso. Diciamo che in tutte e tre queste situazioni dare i numeri trasmette l'idea di una perdita di lucidità, di una perdita di controllo o di una incapacità di ragionare. Stai dando i numeri? Non riesco a capire cosa tu voglia dire. Anche in questo esempio, come puoi vedere, l'unica parte variabile dell'espressione è il verbo dare, che in questo caso ho coniugato al gerundio. Quando mia mamma si è accorta che avevo distrutto i vasi con le piante, ha dato i numeri. In questo esempio io voglio sottolineare il fatto che mia mamma si è arrabbiata fino al punto di perdere il controllo, si è arrabbiata tantissimo. Quindi, come dicevo prima, a seconda della situazione il significato può cambiare leggermente. Nella frase precedente, stai dando i numeri? Io voglio far capire alla persona con cui parlo che non sto capendo, che quello che sta dicendo è incomprensibile o forse è un po' stupido, è un po' assurdo, mentre nella situazione che abbiamo appena visto uso l'espressione dare i numeri con il significato di arrabbiarsi. Mi sembra che la classe politica di oggi stia dando completamente i numeri. Anche in questa frase l'espressione funziona molto bene, ma con una sfumatura diversa. Dare i numeri in questo caso significa perdere la lucidità.
comportarsi in modo apparentemente assurdo, insensato. Prima di proseguire con la prossima espressione, voglio chiederti di rimanere fino alla fine del video perché ci sarà un esercizio per mettere in pratica queste espressioni. La prossima espressione è dare per scontato. Dare per scontato qualcosa o qualcuno significa considerare una cosa certa, ovvia, anche se non si è ancora verificata, o considerare una realtà immutabile, una realtà che non può cambiare perché è naturale. E spesso usiamo questa espressione quando qualcuno non valorizza qualcuno o qualcosa perché considera la sua presenza qualcosa di naturale, ovvio, banale. Vediamo degli esempi pratici per capire meglio. Se guardo un film comico, do per scontato che sia divertente. Quello che voglio dire è che se guardo un film che è classificato come film comico, come una commedia, io mi aspetto legittimamente che questo film sia divertente. Questo film deve far ridere perché è un film comico. Quindi questa è la mia aspettativa. Io do per scontato che sia così. Non dare per scontato che ti aiuterò. Devo ancora decidere. In questo esempio, la persona con cui parlo crede che io l'aiuterò, considera questa cosa ovvia, naturale, già decisa, ma non è così. Quindi dico non dare per scontato che ti aiuterò, cioè non aspettarti che ti aiuterò perché non ho ancora deciso. Ora ti do un altro esempio con una frase che si sente molto menzionare nelle notizie ultimamente. La democrazia va difesa ogni giorno, non può essere data per scontata. Anche qui, dare per scontato significa considerare qualcosa così naturale, ovvio, banale, al punto che non si valorizza più, al punto che si pensa che questa realtà non possa cambiare. La prossima espressione è dare carta bianca. Dare carta bianca a qualcuno significa concedere la massima libertà di scelta a quella persona. L'espressione si usa soprattutto in riferimento a progetti di lavoro, progetti artistici o creativi, come scrivere un libro, realizzare un film, costruire una casa. Dopo il successo dell'ultimo film, il produttore ha dato carta bianca al regista. Significa che il produttore ha dato completa libertà creativa al regista. Il mio capo ha promesso di darmi carta bianca per il nuovo progetto dell'azienda. Significa che mi darà una completa libertà di decidere come sarà il progetto dell'azienda senza darmi delle limitazioni. Come dicevo, l'espressione si usa molto in campo lavorativo o in campo creativo e artistico. E ora passiamo all'ultima espressione di oggi, dare corda. Dare corda a qualcuno significa mostrarsi disponibili ad ascoltare qualcuno, a incoraggiarlo. Spesso esprime una sfumatura negativa per sottolineare che questa persona a cui diamo corda, questa persona che stiamo ascoltando, non merita la nostra attenzione. Forse sta facendo dei ragionamenti un po' stupidi, un po' insensati. Quindi dare corda a questo tipo di persone può essere un po' pericoloso. Vediamo subito un esempio. Ho incontrato Luca ieri. Il mio errore è stato dargli corda. Da quel momento ha iniziato a dire delle assurdità per mezz'ora. Quindi puoi vedere che dare corda significa dare attenzione, dare credito a una persona che spesso non merita questa attenzione perché dice cose insensate.
Se ti chiama qualche venditore è meglio non dargli corda e riattaccare. Riattaccare significa chiudere la telefonata, quindi è il contrario di rispondere quando parliamo di una conversazione telefonica. In questo caso è meglio non dare corda a un venditore perché sappiamo che questa persona vuole tenerci al telefono per vendere il suo prodotto. Quindi è meglio fin da subito far capire che non siamo interessati a quello che questa persona sta proponendo. È meglio non dare corda, non ascoltare e non proseguire la conversazione. Bene, e siamo arrivati al momento dell'esercizio per mettere in pratica queste espressioni. In questo esercizio dovrai completare le frasi con l'espressione giusta tra quelle che abbiamo imparato in questo video. Se necessario, dovrai coniugare il verbo dare in modo coerente. Iniziamo. Sui social media è meglio non ai provocatori e rispondere solo ai commenti intelligenti e costruttivi. Ti do qualche secondo per rispondere. Dare corda. È meglio non dare corda ai provocatori. In questo caso non abbiamo bisogno di coniugare il verbo dare e possiamo lasciarlo alla forma base, all'infinito. Papà, quelle borse sono troppo pesanti. Lascia che ti... Ti lascio qualche secondo per rispondere, ma se hai bisogno di più tempo puoi mettere in pausa il video. Lascia che ti dia una mano. L'espressione giusta è dare una mano e dobbiamo usare il congiuntivo perché abbiamo l'espressione lascia che. Con lascia che dobbiamo usare sempre il congiuntivo. Prossima frase. I cittadini stanno a causa di questa fastidiosissima ondata di calore. Ti do qualche secondo. I cittadini stanno dando i numeri a causa di questa ondata di calore, ossia i cittadini stanno impazzendo, stanno perdendo il controllo perché questo caldo è insopportabile. Marco, che facesse caldo perché era estate, ma non aveva considerato che le Dolomiti si trovano a un'altitudine di più di 2000 metri. Marco dava per scontato che facesse caldo, quindi non ha portato vestiti invernali perché pensava che facesse caldo, dato che era estate. Dare per scontato è l'espressione giusta. E ora passiamo all'ultima frase dell'esercizio di oggi. Ci sono scrittori famosi a cui le case editrici per la scrittura dei loro libri. Anche qui ti do qualche secondo per pensarci. Le case editrici danno carta bianca agli scrittori per la scrittura dei loro libri. Queste erano 5 espressioni con il verbo dare usate tutti i giorni dagli italiani. Puoi fare pratica usando queste espressioni scrivendo un esempio nei commenti sotto questo video. Ti ricordo che se vuoi ripassare il contenuto della lezione di oggi, praticando con altri esercizi e imparando delle espressioni nuove, puoi scaricare il PDF che trovi nella descrizione di questo video. Se non vuoi perderti i prossimi video che pubblicherò, puoi iscriverti al canale e lasciare un like a questo video per aiutare l'algoritmo.
Io ti ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e ti mando un caro abbraccio. Alla prossima!